Que ya casi tiene un año de la última presentación. Ay, ya empezó. Así es, el tiempo pasa volando. Está. Buonasera a tutti, benvenuti al nostro sito di Facebook Live del Consolato Generale del Messico a Milano. Vi saluto con tanto affetto e siamo molto lieti e contenti di dare comincio con questa conferenza al ciclo di conferenze Messico per l'anno 2023 ed iniziamo con la conferenza virtuale del dottore Julián Pérez de Lara denominata la biodiversità nello stato di Morelos. L'obiettivo è illustrare l'ampia diversità di ecosistemi che sono presenti a Morelos, stato situato nella parte centro-meridionale del Messico, circondato al nord dalle catene montuose della Cusco e Chichén Itzá, Chichinautzin ed all'est dal vulcano Popocatépetl e al sud della Sierra Madre del Sud, ubicazione strategica che fornisce un habitat ideale per una ricca varietà di piante e animali. Il territorio denominato dai Chichimeca, ma vi insediarono anche i Xochimilca e più tardi i Tlahuica. Questi ultimi fondarono Cuauhnáhuac, denominato dagli spagnoli Cuernavaca, famosa città conosciuta oggi per tutti i messicani come la città dell'eterna primavera e che fu scelta da Hernán Cortés per istituire il marchesato della Valle di Oaxaca. Il suo ottimo clima ha reso possibile la fondazione di diverse aziende di canna da zucchero e la costruzione di templi e conventi da parte dei gesuiti che si possono ammirare ancora oggi. Morelos è stato altresì scenario di importanti eventi storici durante la guerra di indipendenza e il periodo rivoluzionario del Messico. Il dottore Pérez de Lara è laureato in storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Pisa. Le sue ricerche riguardano il ruolo delle donne durante la prima guerra. Promotore della cultura, l'arte e la storia del Messico. Ringraziamo al relatore per il suo intervento in questa occasione e per aiutarci ad arricchire il nostro bagaglio culturale attraverso le nuove conoscenze. A te la parola, Julián, e buona continuazione a tutti. Allora, salve, buon pomeriggio. Io sono Julián Pérez de Lara. Ringrazio la console per la sua introduzione. Ringrazio a tutta la gente che partecipa al Facebook Live. Sì, appunto lo stato di Morelos, come ha menzionato la console, è uno stato molto ricco di cultura, ma ovviamente questa presentazione si concentrerà per lo più sulla ricchezza naturale dello stato. Quindi inizierò la presentazione PowerPoint. Vediamo.
Provando... Scusate, sto avendo un po' di difficoltà tecniche, però lo provo. Capisco perché non di solito si scusate. Dove? Ah, ecco, vero. Ok, ora sì, possiamo iniziare la presentazione. Allora, la presentazione, come detto, si concentrerà per lo più sulle ricchezze naturali dello Stato. Allora, come ha detto la console, questa è una mappa di tutte le suddivisioni politiche del Messico, tutti gli stati. Ecco lo stato di Morelos, nella parte meridionale centrale del paese. Come potete vedere è uno stato piccolo in estensione, meno di 5.000 metri quadri, che lo fa il terzo più piccolo della Repubblica. Ecco qui una mappa dei diversi climi che possiede lo Stato, che nonostante le sue dimensioni geografiche possiede una ricchezza veramente straordinaria di climi. Come possiamo vedere, il clima predominante è quello caldo, subumido con piogge d'estate. Poi abbiamo semicaldo, subumido con piogge anche d'estate. Poi questa zona qui, questa zona rosa, sarebbe clima temperato con piogge d'estate anche. Quassù questo colore porpora sarebbe semifreddo, umido, con tante piogge in estate. E poi abbiamo quassù che sarebbero appunto le zone limitrofe tra lo Stato del Messico, la Città del Messico, che qui ad esempio qui sulla parte nord-est della mappa si trova appunto il vulcano Popocatépetl, che è la seconda montagna più alta del paese, quindi qui il clima è freddo praticamente. Allora, lo stato di Morelos fu il primo a far parte di una iniziativa avviata dalla CONABIO, che la CONABIO sarebbe la Commissione Nazionale per la Conoscenza e l'Uso della Biodiversità. Questa strategia puntava appunto all'individuamento delle zone ecologiche più importanti dello Stato. Quindi nel marzo 2002 furono firmati accordi tra il governo federale, lo Stato e appunto questo ministero Conabio per stabilire una cornice di collaborazione tra le tre istituzioni. Detti accordi furono ratificati nell'ottobre 2013 e nel giugno 2019. Allora, lo Stato di Morelos possiede appunto questa grande ricchezza di biomi e di ecosistemi per le variazioni topografiche. Come possiamo vedere qui con una mappa topografica dello Stato, lo Stato va dagli 800 metri di altezza fino ai quasi 5.000 metri, appunto sul confine con lo Stato di Puebla e lo Stato del Messico, dove si trova il vulcano Popocatépetl. Quindi abbiamo delle variazioni di altitudine veramente pronunziate. Quindi, ecco qui una mappa con le principali riserve naturali protette dello Stato. Qui a nord abbiamo l'importantissimo corridoio biologico Cicinauzin, dentro di cui si trovano due parchi nazionali, appunto il Parco Nazionale delle Lagune di Zempoala e il Parco Nazionale del Tepozteco, ma entrambi si trovano appunto dentro questo corridoio biologico. Poi più a sud abbiamo la riserva statale della catena montuosa di Montenegro, questa catena montuosa qui che va da nord a sud del centro dello Stato. Poi vicino la città di Cuernavaca, nel municipio di Jutepec, che fa parte della zona metropolitana della città di Cuernavaca, che sarebbe il capoluogo dello Stato, appunto l'antica Cuauhnáhuac, che ha
menzionato la console, c'è il Tescal, che sarebbe importante più che altro perché c'è una sorgente d'acqua che approvvigiona d'acqua alla zona adiacente. Poi abbiamo, in italiano sarebbe il Monte della Tartaruga, appunto il Cerro della Tortuga, qui nel sud. Poi abbiamo il Parco Nazionale del Teposteco, che ho già menzionato. Poi abbiamo la Sierra de Huautla, molto importante, qui a sud, limita con gli stati di Puebla e Guerrero. E poi le lagune di Zuempuala, che appunto si trovano dentro il corridoio Cicinauzin, di cui parlerò alla fine della presentazione. Quindi, inizierò parlando della catena montuosa di Montenegro, che noi chiamiamo in Messico la Sierra Montenegro. È un posto molto importante perché uno degli ultimi relitti della cosiddetta giungla bassa decidua, che una volta copriva la maggior parte dello Stato. Ha una funzione di corridoio biologico e collega appunto il Parco Nazionale di Tepoztlán a nord con la Sierra di Huautla a sud. L'altitudine di questa catena montuosa varia tra i 1000 e i 1775 metri, ha una enorme bellezza paesaggistica, quindi ne vale tanto la pena fare qualche camminata. Il clima è molto gradevole, in realtà oscilla tra i 22 e i 28 gradi tutto l'anno. Ovviamente in Messico, beh, almeno nel centro Messico ci sono praticamente due periodi dell'anno. Ci sarebbe l'epoca di pioggia e l'epoca secca, dove non piove. È anche un posto molto importante perché è una riserva di risorse naturali fondamentali per il bacino del fiume Balsas, che il fiume Balsas è uno dei fiumi più importanti nel paese. Molto vicino la Sierra Montenegro c'è questo parco, beh, più un'area naturale protetta chiamata Las Estacas. Il posto è molto bello, è anche un posto turistico dove uno può fare campeggio oppure andare a fare una giornata, diciamo, nella natura. È molto conosciuto nello Stato, ma anche nel paese perché ha una sorgente d'acqua naturale. Qui nasce il fiume che viene chiamato Las Estacas. Questo fiume è un affluente del fiume Jautepec che a sua volta alimenta il fiume Balsas. Quindi anche questa sorsa d'acqua finisce alla fine nel bacino del Balsas, che come ho detto è un fiume molto importante. Si può visitare, la sorgente, uno può tuffarsi, infatti ho qui una foto della sorgente. Ah no, non l'ho messa, mi dispiace. Comunque, la sorgente, come detto, è una sorgente naturale, escono 7.000 litri d'acqua ogni secondo, ed è veramente un posto di una bellezza straordinaria. Poi si trova a soli 80 km da Città del Messico, quindi una visita dalla capitale è possibile. Allora, ora osserviamo quest'altra zona di interesse naturale, chiamata il Tescal. Sarebbe appunto l'unica zona di bosco protetta nel municipio di Jutepec. Il municipio di Jutepec è un municipio altamente urbanizzato, appunto perché appartiene alla zona metropolitana di Cuernavaca, però questo luogo è molto importante appunto come un luogo di conservazione della natura. Poi esiste anche una sorgente dentro il piccolo parco che fornisce acqua ai quartieri adiacenti nel municipio di Jutepec, ma anche nel municipio di Yautepec. È una sorgente che occorre naturalmente, quindi non bisogna fare perforazioni per tirare fuori l'acqua. È ovviamente molto importante per la popolazione che abita vicino ed è una zona protetta. Poi abbiamo il cosiddetto, scusate, no? Ecco,
abbiamo il Cerro della Tortuga, che sarebbe il monte della tartaruga. È praticamente una piccola montagna. Questa montagna appartiene anche al bioma della giungla bassa decidua, che come ho detto copriva la maggior parte dello stato, e oggi ha una funzione fondamentale come rifugio per tanti specie di animali. Si hanno fino adesso individuato almeno 26 tipi di mammiferi e 50 specie di uccelli, quindi veramente un cosiddetto hotspot di biodiversità. Infatti la responsabile della riserva, la signora Jessica Abarca, dichiarò che c'è l'esistenza di una cooperazione tra le autorità del parco e con i proprietari terrieri della zona per la conservazione futura di questa piccola montagna. È molto importante perché è uno dei pochi luoghi a sud dello stato in cui la natura viene ancora ben conservata. Poi menzionerò appunto il Parco Nazionale del Teposteco. Fu stabilito dal presidente Lázaro Cárdenas nel 1937, quindi è uno dei parchi nazionali più vecchi della Repubblica. È anche uno dei più famosi non solo nello stato di Morelos, ma anche nell'intero paese. Ha una bellezza paesaggistica e una biodiversità veramente straordinaria. È un posto veramente che stupisce. Il parco possiede 3 grandi ecoregioni, appunto perché siccome è una catena montuosa ci sono grandi varietà di altitudine. Quindi la prima ecoregione consiste della già menzionata giungla bassa decidua. Questo ecosistema è presente fino ai circa 1600 metri. La seconda ecoregione sarebbe foresta secca, che consiste per lo più di querce e va dai 1600 ai 2800 metri. E poi la terza ecoregione sarebbe quella dei boschi di conifere, che va dai 2800 metri in poi. È veramente uno dei posti con più diversità nello stato. Alcuni degli animali che abitano dentro il parco nazionale sono iguane, scusate, procioni, scoiattoli, lepri, sparvieri, guffi, tassi, armadilli e puzzole, per menzionare alcune, no? Poi abbiamo anche una grande ricchezza di alberi di frutte, alberi da frutto come la guaiava, no? Ma esiste anche il mango selvatico, il banano e un albero endemico della zona chiamato guammucci, che viene dall'azteco, dalla lingua azteca o nahuatl, Kaumochit. La vegetazione conta anche con millenarie foreste di amate. L'amate è un tipo di ficus. Sono veramente delle foreste molto molto antiche con più di 2000 anni di antichità, quindi delle foreste veramente millenarie. Scusate. Questa è un'altra foto appunto per farvi vedere che è un posto con degli scenari veramente spettacolari. Questo ecosistema qui è ancora la giungla bassa decidua, non supera i 1600 metri. Un'altra cosa, un altro fatto molto interessante sul Parco Nazionale del Teposteco è che tutela anche una zona culturale protetta, già che sulla sommità del monte Tlahuiltepec si trova un tempio azteco risalente al 1500-1600 scusate, 1400-1500 d.C., dedicato a Ometotxli Tepostecat. Appunto Tepostecat è il nome da cui prende, è l'omonimo della piccola città che si trova sulla valle, che qui si vede un po' della piccola popolazione di Tepoztlán. Questa foto è stata presa appunto dalla piramide. Nella prossima foto possiamo vedere la piramide, che appunto si trova sullo sperone della montagna praticamente, no? In un posto veramente spettacolare.
e qua sotto si trova la piccola popolazione di Tepoztlán, che conta più o meno 20.000 abitanti. Dentro il Parco Nazionale di Tepoztlán abitano all'incirca di 40.000 abitanti, quindi non molti, e sono molto fieri della loro riserva anche. Poi continuiamo con la Sierra de Huautla, che sarebbe un sistema montuoso localizzato al sud, che fa frontiera con gli stati di Puebla e di Guerrero. È stato designato un parco nazionale nel 93, ma già nel 99 è stato denominato una riserva della biosfera. La sua estensione viene allargata dai 313 km quadri ai 590, quindi viene praticamente raddoppiata. La Sierra di Huautla o il sistema montuoso di Huautla è di grande rilievo anche a livello internazionale. Infatti l'UNESCO l'ha riconosciuta come una delle riserve della biosfera a livello internazionale. Infatti il Messico è un paese che secondo l'UNESCO possiede 41 zone classificate come riserve della biosfera. Ci sono solo 2 paesi nell'intero mondo che contano più riserve naturali che il Messico. I 2 paesi che ci hanno di più sarebbero la Spagna e la Russia. Bene. Ora andiamo a parlare dell'ultima riserva che si parlerà su questa conferenza, che noi chiamiamo Corridoio Biologico Cicinauzi, che appunto scorre da est a ovest o da ovest a est nel nord dello Stato. Non appartiene solo allo Stato del Morelos, ma viene condiviso tra il Morelos, Città del Messico, e lo Stato del Messico. È una zona molto ricca di flora e di fauna. Infatti sono state individuate finora almeno 693 tipi di piante terrestri, quindi piante che abitano sulla terra praticamente, e altre 68 tipi di piante acquatiche. Quindi abbiamo una ricchezza di flora veramente straordinaria. Attualmente sono anche state individuate almeno 211 specie di uccelli, 59 mammiferi e 52 rettili, nonché diversi tipi di pesci e di anfibi. Quindi anche questo un vero hotspot della biodiversità. Ora, dentro lo stesso corridoio biologico c'è appunto quest'altro parco chiamato il Parco delle Lagune di Zempoala. Appunto viene chiamato le lagune di Zempoala perché sono presenti 5 lagune. 3 di queste lagune hanno l'acqua tutto l'anno, mentre due lagune vengono riempite nell'epoca di pioggia, quindi hanno un carattere torrentizio, diciamo, non hanno sempre l'acqua. Su un'elevazione di praticamente 3.000 metri, qui il clima predominante è appunto la foresta temperata, ma anche foresta di connifere, quindi più che altro la vegetazione consiste di querce, abeti, cedri e pini. Qui ho un'altra foto molto bella di appunto una delle lagune, ed è un posto anche abbastanza popolare tra i turisti messicani. Purtroppo a livello internazionale non è conosciuto troppo, però è un posto di una bellezza naturale veramente straordinaria. Appunto, tra le bellezze naturali della riserva spiccano i suoi laghi e sorgente d'acqua dolce, no? Non solo nelle lagune di Zempoala, ci sono decine di piccoli laghi, piccoli corpi d'acqua in tutto il corridoio. Ora ho finito la mia presentazione, vorrei ringraziarvi per la vostra attenzione. Vorrei anche finire dicendo che spero che questa presentazione possa nutrire nel pubblico un interesse sulle meraviglie naturali presenti nello stato del Morelos. Io sono dell'opinione che questi tesori naturali non appartengono solo a noi messicani, ma sono un bene di interesse comune per tutta l'umanità. Appunto per questo
progetti come quello dell'UNESCO sono così rilevanti perché appunto danno l'importanza adeguata a questi posti. È importante ovviamente avere una consapevolezza della loro esistenza e tentare dentro del possibile di conservarli. Questo sarebbe tutto e un'altra volta vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie mille Julián, come sempre, per le tue ricche e piene di informazione e contribuzione agli spazi culturali che mette a disposizione dei nostri seguitori il Consolato e per di nuovo far vedere tutta la ricchezza e la grandezza del nostro bel Messico. Un paese che, come l'Italia, sempre insisto, ci caratterizziamo non solamente per il nostro buon cibo, se non anche perché siamo due paesi molto ricchi, tanto da un punto di vista culturale e storico, ma anche con una biodiversità e una varietà di climi, di posizione della orografia, con parte di montagne altissime, parte vicine al mare, tutto tipo di clima, eccetera, che al Messico le otorga il vantaggio di una grande biodiversità che, come ha dimostrato lo stato di Morelos, è uno dei tanti stati del Messico, dei 32 stati che compongono il Messico, considerando Città del Messico parte di loro, e che ha una ricchezza valiosissima. Hai fatto vedere delle immagini preziose e anche una ricchezza non solo dal punto di vista della biodiversità, ma come menzionato fin dall'inizio, anche con una ricchezza storico-culturale, architettonica, città, posti stupendi che hai nominato durante la tua presentazione. Io ti ringrazio tantissimo. Altrettanto. Vorrei segnalare, per esempio, come uno degli aspetti a segnalare i burroni di Cuernavaca, che sono importanti per il nostro clima e che formano parte di questo ecosistema che il Messico non solamente offre a noi, ma è una parte di quello che il Messico offre al mondo. È anche un modo di far vedere ai nostri cari amici italiani che la ricchezza, la varietà di territori, di clima, di biosfera, eccetera, tutto quello che il Messico può offrire ai nostri amici, ci consente anche di dire: andate in Messico adesso che la pandemia è praticamente nella parte finale, che si sono rilassate tutte le misure di sicurezza, che i cieli si sono riaperti per i voli internazionali e che avremo finalmente anche un volo diretto in breve fra Messico e Italia, in un volo diretto tra Città del Messico e Roma, di invitare alla gente, ai nostri amici italiani, a visitare il Messico. Cuernavaca si trova a 70 chilometri di Città del Messico, è veramente vicino da Città del Messico. Si può andare in giornata e ritornare e poter vedere la varietà di climi anche vicino a Cuernavaca. Anche tu hai nominato Tepoztlán, che è un posto magnifico dove ci sono piccole rovine preispaniche anche nella parte della cima di una di queste montagne, e che sono posti anche bellissimi da visitare e da fare una passeggiata in giornata a chi piace l'avventura, a chi piace lo sport diverso, perché non è andare a correre, niente, ma camminare in montagna, tutto. È un posto bellissimo per poter conoscere. Grazie mille di nuovo e spero di vederti ancora in altre sessioni della cultura messicana tramite questa finestra di dialogo che mettiamo a disposizione di tutti i nostri seguitori italiani, messicani e chi ci segue del mondo e che si interessa e che parla italiano. Grazie ancora e speriamo di poter avere nuove opportunità di collaborazione con te in breve.
Saluto a tutti i nostri seguitori e vi ringrazio per il tempo a noi donato in questa giornata. Altrettanto a lei, grazie mille per l'opportunità a me offerta. Io molto volentieri continuerò a fare queste conferenze, le trovo molto anche divertenti, ma anche importanti per poter appunto trasmettere un po' di questa bellezza che il nostro paese possiede e che la gente si renda conto che ci sono tanti posti non conosciuti nello stesso Messico che valgono tantissimo la pena visitare. Appunto, Esatto. appunto, se c'è un volo già diretto Roma-Città del Messico, fare un piccolo salto nello stato di Morelos non sarebbe troppo difficile. Quindi, Esatto, vediamo. corretto. Va bene, ti ringrazio tantissimo di nuovo, Julián, Altrettanto. e un saluto a tutti i nostri cari seguitori e vi auguro una continuazione di settimana favolosa e un 2023 per tutti pieno di salute e di tante cose buone. Alla prossima allora. Le auguro anche a lei. Buon pomeriggio. Ciao Buon ciao. pomeriggio. Ciao.